Richcliffe, it's me, Catherine. Ciao. Come la canzone vi suggerisce, siamo a Cime Tempestose, o meglio Haworth, la città delle sorelle Brontë. Gli spostamenti cominciano a complicarsi. In treno York-Leeds, Leeds-Keighley. Qui impazzisco per uscire dalla stazione e trovare gli autobus. Ma infine eccomi sul Brontebus, verso Haworth. Questo è il pub in cui pernotto. Sembra un po' un hotel di montagna, ma effettivamente è situato su di una collina dei Monti Pennini. Ho di nuovo una stanza solo mia e tutte le comodità possibili, anche selezione di tè e persino i biscottini. E una splendida vista. Il posto è caldo e accogliente, per cui decido di cenare qui, mentre la colazione è inclusa nel pernottamento. Ma veniamo al motivo per cui sono qui. Nel viaggio tra nord e sud volevo fare più tappe per visitare qualcosa di caratteristico. Fatalità, la città dove hanno vissuto le sorelle Brontë era più o meno in zona. Per chi non le conoscesse, Emily Brontë ha scritto Cime Tempestose, Charlotte Brontë ha scritto Jane Eyre e la terza sorella, sempre scrittrice ma meno nota, è Anne Brontë. Il paese, almeno per quello che ho visto io, si sviluppa su di una strada in salita ed è zeppo di negozietti meravigliosi con l'estetica del 1800. In cima si trova la chiesa parrocchiale e la casa ora museo dove ha vissuto la famiglia Brontë. Questo negozio, che ora vende libri e saponi, era un'antica farmacia, è stato restaurato e impreziosito con mobili d'epoca. Ed è bellissimo, ovviamente ho fatto acquisti. Ma torniamo alla mia escursione. In cima alla collina troviamo il ceppo per la gogna del XIX secolo, qualche edificio storico, tra cui il vecchio ufficio postale che ora è diventato un ristorante, e finalmente la zona Brontë. C'è la chiesa dove officiava il padre, che era un prete, la scuola dove ha insegnato anche Charlotte, e poi la canonica dove abitavano. È un museo e purtroppo chiedono espressamente di non fare filmati interni, quindi ho solo questa foto da mostrarvi. E il retro dove c'è il bookshop. Come souvenir ho preso il libro più famoso di Anne con tanto di timbro. E la spilla che dice chi preferisco. La visita mi è piaciuta molto, ogni stanza è arredata con oggetti di famiglia e ne viene spiegato l'uso, vale davvero la pena di entrarci. Ora, nella brughiera di Cime Tempestose mi aspettavo pioggia e nuvole, ma qua ci sono solo pecore e un sole che spacca le pietre, non l'atmosfera che immaginavo, cupa. C'è anche una delle 4 pietre messe nel 2018 con su incisa una poesia, posizionate nei luoghi più importanti della storia delle sorelle, tra la città di nascita e la canonica. Informandomi per il video comunque scopro che in Wuthering Heights, Cime Tempestose, la parola watering fa più riferimento al vento che soffia molto molto forte e tutto mi torna.
Per ultimo visito la chiesa, dove era curato Patrick Bront, il padre, e dove sono sepolti tutti i membri della famiglia tranne Anne. La chiesa in cui predicava Patrick venne demolita nel 1879 perché insalubre e ricostruita. Una curiosità: le pietre a terra sono tutte tombe. Si stima che, a causa dell'alta mortalità dell'epoca, ci siano 42.000 sepolture nel cimitero della chiesa. Come dice la lapide, il posto di sepoltura della famiglia è qui sotto, nel punto in cui c'era il banco dei Bront della vecchia chiesa. Qui sono sepolti madre e padre, Maria e Patrick, e poi Maria, Branwell, Emily e Charlotte. Anne è morta di malattia quando era in viaggio per curarsi ed è sepolta altrove. E su queste allegre riprese vi saluto. Mettete il like e condividete il video se vi è piaciuto. Io riprendo i mezzi e mi dirigo verso la prossima tappa, le Cotswold. Liv, it's me, Catherine, taking photo to ship. La. Siamo presi proprio male comunque, pecore.